Tiramisù, il dolce al caffè più famoso al mondo. Strati di savoiardi imbevuti di caffè abbracciati da una deliziosa crema al mascarpone. In questo video vi mostreremo come realizzare una versione gourmet che non include uova crude, ma piuttosto una deliziosa crema pasticcera al mascarpone, che vi lascerà a bocca aperta. Iniziamo preparando 3 tazze di caffè. Qui utilizziamo solo l'espresso, ma va benissimo anche la moka. L'importante è che il caffè sia buono, visto che rappresenta l'anima di questo dolce, e deve sentirsi più di ogni altro gusto. Aggiungiamo lo zucchero quando il caffè è ancora caldo e quindi lo facciamo raffreddare. Nel frattempo prepariamo un'irresistibile crema pasticcera, che uniremo poi al nostro mascarpone. Creare una crema perfetta, vellutata e buonissima è facile. Seguite ciò che vedete in questa sezione. È impossibile sbagliare. Se vi chiedete perché abbiamo deciso di fare la crema pasticcera piuttosto che il tradizionale uovo sbattuto con zucchero, per prima cosa perché è più buona, di molto. E secondo perché eliminiamo il rischio che deriva dall'assunzione di un uovo crudo, visto che la salmonellosi non piace a nessuno. Vi lasciamo anche un'alternativa alla nostra crema. Potete fare per esempio il pate bomb, che non è altro che una crema fatta montando i tuorli e quindi aggiungendo uno sciroppo di zucchero caldo. Anche in questo caso le uova saranno più o meno pastorizzate. Controllate nella descrizione del video per i dettagli a riguardo. Noi abbiamo provato entrambe le due creme e preferiamo la nostra crema pasticcera con il mascarpone, quella che state vedendo in questo video. Non ci resta che incorporare il mascarpone alla crema completamente raffreddata. Amalgamiamo bene fino a ottenere un composto cremoso ed ovviamente vellutato. È il momento di assemblare. Per i savoiardi scegliamo quelli più grandi, come questi savoiardi di Sardegna chiamati pistoccheddos. Ovviamente, se volete, si possono fare a casa in un attimo e gli potete dare la forma e dimensione che volete. Faremo il nostro tiramisù utilizzando la classica forma tonda. Nel nostro caso utilizziamo un anello da 20. Ed ecco un piccolo consiglio per voi. Imburrate l'interno dell'anello e aggiungete lo zucchero semolato su di esso, per garantire che l'anello si stacchi in modo pulito dopo che il tiramisù è assemblato e raffreddato. Inoltre, visto che il tiramisù verrà servito sullo stesso piatto nel quale lo si assembla, usate della pellicola per coprire il piatto, onde evitare che il cacao che spolvereremo alla fine finisca su di esso. Per il primo strato imbeviamo i savoiardi con meno caffè, visto che dovranno supportare l'intero peso del dessert, e se fossero completamente imbevuti si rischia di perdere il caffè dai bordi del tiramisù. O se volete andare sul sicuro, adagiate un piccolo strato di crema alla base del dolce e poi i savoiardi. In questo caso fate una quantità di crema leggermente maggiore, visto che la dose che utilizziamo qui è solo per 2 strati. Se occorre, ovviamente, tagliate i savoiardi per coprire gli spazi vuoti.
E quando tutto il fondo è coperto, spalmiamo la metà della bella crema al mascarpone che abbiamo preparato. La stendiamo uniformemente e poi un altro strato di savoiardi ed il resto della crema. A questo punto spolveriamo il nostro cacao amaro in polvere. Ed ecco qui, tutto pronto, in frigo per 2 ore prima dell'assaggio. Un piccolo consiglio: mettete della carta assorbente sul piatto prima di metterlo in frigo, onde assorbire eventuale caffè perso dal tiramisù. È il momento di vedere se il burro e lo zucchero hanno veramente funzionato. L'anello verrà via in modo pulito? Ma certo, guardate qui. Pulito. Perfetto. Finiamo decorando con scaglie di cioccolato fondente o chicchi di caffè, a vostro piacere. È veramente bello. Vogliamo dare un'occhiata all'interno? Ed ovviamente un piccolo assaggio? Ricco, vellutato, gustoso e facilissimo. Che dolce. E se questo video ti è piaciuto o hai imparato qualcosa di nuovo, non dimenticare di cliccare mi piace e di iscriverti al nostro canale per altre video ricette di qualità.